La tradizione cattolica applica ai sacerdoti l'epiteto Alter Christus. Il sacerdote è un altro Cristo. Circa 25 anni fa, in una settimana di spiritualità che si svolse a Napoli in preparazione al centenario della canonizzazione di Antonio Maria Zaccaria, mi presi la libertà di applicare al nostro fondatore un'espressione analoga: Antonius Alter Paulus. Lo Zaccaria fu un altro Paolo. Egli fu nel Cinquecento, per così dire, una reincarnazione dell'Apostolo. Possiamo chiederci se sia legittima una identificazione del genere. È possibile che lo spirito di un santo riviva dopo molti secoli in un uomo appartenente a un ambiente e a una cultura totalmente diversi? Già nell'Antico Testamento si affermava a proposito della sapienza che essa, sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. La sapienza, attributo divino, è una sola e rimane sempre identica a se stessa, ma a lei piace stabilirsi nelle anime sante, le quali, pur appartenendo a tempi e luoghi diversi, possiedono la medesima sapienza che fa di loro amici di Dio e profeti. Ai nostri giorni, il Catechismo della Chiesa Cattolica ha confermato questa possibilità. Nella comunione dei santi si sono sviluppate lungo la storia delle Chiese diverse spiritualità. Il carisma personale di un testimone dell'amore di Dio per gli uomini si è potuto trasmettere, come lo spirito di Elia a Eliseo e a Giovanni Battista, perché alcuni discepoli avessero parte a questo spirito. Il Catechismo parla della possibilità di condivisione del carisma personale di un uomo di Dio con i propri discepoli. Fa l'esempio del profeta Elia, il cui spirito passò nell'immediato al profeta Eliseo e dopo molti secoli fu ripreso da Giovanni Battista, come ebbe a dire l'arcangelo Gabriele a Zaccaria: camminerà innanzi al Signore con lo spirito e la forza di Elia. E come successivamente confermò Gesù stesso: egli è quell'Elia che deve venire. Il Catechismo aggiunge che le varie spiritualità che si sono manifestate nella Chiesa attraverso i secoli, nella loro ricca diversità riflettono l'unica e pura luce dello Spirito Santo. E riporta a tale proposito una bella affermazione di San Basilio Magno: lo Spirito è veramente il luogo dei santi, e per lo Spirito il Santo è una dimora particolarmente adatta, poiché il Santo si offre ad abitare con Dio ed è chiamato suo Tempio. Quello che l'Antico Testamento attribuiva alla sapienza di Dio, il Catechismo lo attribuisce ora alla terza persona della Santissima Trinità. Lo Spirito Santo è uno, ma si manifesta in molteplici forme, diverse le une dalle altre, donando a ciascuno un suo carisma specifico. In qualche caso, lo Spirito può donare il medesimo carisma a più persone, o contigue nel tempo e nello spazio, come fu per Elia ed Eliseo, o vissute a distanza di secoli, come nel caso di Elia e Giovanni Battista.
Quest'ultimo è anche il caso di Paolo e Antonio Maria Zaccaria. Dopo 1500 anni, il carisma dell'Apostolo è stato incarnato da quest'umile sacerdote cremonese perché lo rendesse presente in un'epoca, il Cinquecento, nella quale molti si appellavano a Paolo, ma senza possederne, ahimè, lo spirito. A questo proposito può essere utile rileggere quanto l'allora cardinale Ratzinger disse durante la celebrazione del centenario della canonizzazione di Sant'Antonio Maria Zaccaria nella chiesa di San Carlo ai Catinari il 28 maggio 1997, successivamente ripreso nella prefazione alla biografia scritta da Angelo Montonati, Fuoco nella città. Devo dire che la figura di questo santo mi è cara, perché è una delle grandi personalità della Riforma cattolica del Cinquecento, impegnato nel rinnovamento della vita cristiana in un'epoca di profonda crisi nel campo della fede e dei costumi. La sua vita coincide con un periodo turbolento nel quale Lutero, a suo modo, tentò di riformare la Chiesa, tentativo che, come sappiamo, finì nella tragedia della divisione della cristianità. Nei problemi del suo tempo e della sua vita personale, Lutero aveva scoperto la figura di San Paolo e con l'intenzione di seguire il messaggio dell'Apostolo cominciò il suo cammino. Purtroppo mise in contrasto San Paolo con la Chiesa gerarchica, la legge contro il Vangelo, e così, anche riscoprendolo, lo sciolse dalla totalità della vita della Chiesa, dal messaggio della Sacra Scrittura. Anche Antonio Maria Zaccaria scoprì San Paolo, volle seguire il suo dinamismo evangelico e lo vide nella totalità del messaggio divino, nella comunità della Santa Chiesa. Mi sembra che Sant'Antonio Maria Zaccaria sia un uomo e un santo di grande attualità, una figura ecumenica e missionaria che ci invita a mostrare e a vivere il messaggio paolino nella Chiesa stessa. Fa vedere ai nostri fratelli separati che San Paolo ha il suo posto vero nella Chiesa cattolica e non è necessario mettere in contrasto il suo messaggio con la Chiesa gerarchica, ma che esiste nella Chiesa cattolica tutto lo spazio per la libertà evangelica, per il dinamismo missionario, per la gioia del Vangelo. Ciò avvenne, aggiungiamo noi, perché Lutero pretendeva di ritornare a Paolo attraverso una lettura diretta e personale, inevitabilmente soggettiva dei suoi scritti. Il Paolo di Lutero è un Paolo dimezzato, un grande teologo tutto preso esclusivamente dal tema pur fondamentale della giustificazione, ma dimentico di altri aspetti altrettanto importanti del cristianesimo. Antonio Maria non incontrò Paolo in un libro, ma nel solco della tradizione vivente della Chiesa. Il suo è il vero Paolo, tutto Paolo, con le varie sfaccettature della sua ricca personalità. Non solo il teologo delle grandi lettere del Nuovo Testamento, ma un Paolo in carne e ossa. Il mistico che aveva incontrato Cristo sulla via di Damasco, l'apostolo che aveva percorso le strade del mondo per predicarvi il Vangelo, il martire che, terminata la corsa, aveva versato il sangue per il suo Signore. Questo Paolo continuava e continua
a vivere nella tradizione della Chiesa. Lo rinveniamo in Giovanni Crisostomo, in Cassiano, in Domenico, in Battista da Crema. Attraverso il loro tramite lo incontrò anche Antonio Maria Zaccaria, che divenne a sua volta un ulteriore anello di quella lunga catena a cui anche noi possiamo e dobbiamo ricollegarci se vogliamo ritrovare l'Apostolo in tutta la sua autenticità e integrità. Se poi volessimo precisare maggiormente in che cosa consista il paulinismo dello Zaccaria, possiamo trovarne una breve descrizione in uno dei documenti più antichi della nostra storia, le attestazioni del padre Battista Soresina. Era devotissimo e grande imitatore dell'Apostolo Paolo. Continuamente aveva per le mani le sue epistole e, leggendole, sentiva gran gusto, dove le leggeva in maniera di cantarle. E nello scrivere le sue lettere teneva uno stile simile a quello di San Paolo. I suoi discorsi erano fondati e tessuti con dottrina e detti dello stesso Apostolo. E perciò, innanzi la sua morte, come egli, stando infermo al letto, disse al padre Soresina, gli apparve San Paolo invitandolo se voleva venir con lui. E il padre rispose, volentieri. Era desideroso di scrivere sopra San Paolo, ma le continue occupazioni e la prematura morte glielo impedirono. Credo che per illustrare il paulinismo di Antonio Maria sia sufficiente postillare brevemente tale preziosissima testimonianza oculare. Era devotissimo e grande imitatore dell'Apostolo Paolo. La devozione dello Zaccaria per Paolo fu assai precoce. Nel testamento stilato nel 1531, egli dispose che l'altare che la sua famiglia aveva fatto costruire nella chiesa parrocchiale di San Donato fosse dedicato alla conversione di San Paolo. Antonio Maria si firma come prete di Paolo Apostolo nella lettera 7. Dedica all'Apostolo la congregazione che egli fonda. I Barnabiti sono da lui chiamati figliuoli di Paolo Santo e le Angeliche figliuole di Paolo Apostolo. Ma lo Zaccaria non si accontenta di essere devoto dell'Apostolo, si sforza di essere suo imitatore. Sull'imitazione di Paolo da parte di Antonio Maria torna anche Agata Sfondrati, la cosiddetta Angelica Anonima. Il suo studio era di farsi esso tener pazzo dal mondo, essendo vero imitatore del crocifisso e di San Paolo, di cui era devotissimo. Anche il padre Secco insiste sullo stesso aspetto. Sceltosi il divino Apostolo Paolo, oltre che come patrono e guida, anche come modello, non solo cominciò a ricorrere alla sua paterna protezione e al suo benevolo aiuto, ma anche si sforzò di derivare da lui gli stimoli alla virtù, gli esempi all'onestà, le parole stesse adatte a un maggiore incitamento degli animi. Continuamente aveva per le mani le sue epistole e leggendole sentiva gran gusto. Dove le leggeva
in maniera di cantare. Su questo aspetto insistono tutti gli antichi biografi. Il Bascapè attendeva moltissimo alla lettura delle epistole di San Paolo e si dilettava molto in esse, al punto che spesso i fratelli, per l'entusiasmo, lo udivano quasi cantare le parole di Paolo. Il Gabuzio era straordinariamente interessato di quelle epistole e in esse si dilettava moltissimo. Il Chiesa. Le epistole di Paolo erano le continue sue letture e pronunciava le parole di esse con una certa energia e mutazione di voce, vestendosi nella sua mente di quell'affetto col quale credeva che l'Apostolo le avesse scritte. Il secco. Il tenore di vita proprio di quest'uomo angelico fu il seguente: attendere moltissimo alle epistole del divino Paolo e di esse dilettarsi straordinariamente, tanto che per l'entusiasmo i compagni lo udivano quasi cantare le parole di Paolo. In quegli stessi anni anche gli umanisti e i riformatori commentavano le epistole paoline, ma l'approccio di Antonio Maria fu totalmente diverso. La sua non era una lettura filologica né tantomeno un libero esame. La sua era la lettura di un figlio che legge le lettere del padre, la lettura di un innamorato che legge le lettere della persona amata. Come detto, la sua interpretazione di Paolo non rompeva con la tradizione della Chiesa, ma si radicava in essa. Egli leggeva l'Apostolo sulla scia dei Santi Padri, dei dottori della Chiesa e dei grandi autori spirituali. E nello scrivere le sue lettere teneva uno stile simile a quello di San Paolo. Anche su questo aspetto indugiano i primi storici dell'ordine. Bascapè. Quando scriveva lettere ai fratelli o ad altri a scopo di esortazione, queste sembravano avere un non so che di efficacia paolina. Nescio quid Pauline efficace. Gabuzio. Accadeva che scrivendo lettere ai fratelli o ad altri a scopo di esortazione, cosa che faceva spesso, sembrava avere un non so che di spirito apostolico. Nescio quid apostolici spiritus. Secco. Non c'era nulla di più forte per commuovere lo spirito, nulla di più ardente per infiammarlo delle lettere dello Zaccaria, certamente degne di un erede dello spirito e del fervore di Paolo. Heres Paulini spiritus et fervoris. Anche i moderni interpreti hanno parlato di affinità nello stile epistolare tra i due autori. Basti citare qui ciò che dice il padre Premoli nella sua Storia dei Barnabiti nel Cinquecento. Le lettere di Sant'Antonio Maria attestano da sole lo studio che egli faceva delle epistole paoline. Nelle salutazioni poi con cui le chiude ci pare quasi di rileggere San Paolo. Noi stessi, ancora oggi, possiamo rilevare personalmente lo stile paolino delle lettere di Antonio Maria. Basta leggere a mo' d'esempio la citata lettera settima, scritta ai Barnabiti il 3 novembre 1538, definita
la più paolina delle lettere del nostro santo. I suoi discorsi erano fondati e tessuti con dottrina e detti dello stesso Apostolo. Che la predicazione dello Zaccaria e poi dei suoi figli spirituali fosse basata sugli insegnamenti di San Paolo ci è confermato da tutti i biografi. Bascapè era solito attingere ardentissime sentenze da Paolo. Gabuzio, nei discorsi al popolo, traeva sentenze ricche di sapienza divina, specialmente dalle epistole di San Paolo. Chiesa, sermoneggiando, aveva alla mano le più belle e gravi sentenze di San Paolo. Tornielli. Nelle feste il padre Antonio Maria faceva una lezione sopra le epistole di San Paolo a molti dei secolari che lo venivano a sentire. Preziosissimi documenti della predicazione dello Zaccaria sono i suoi sermoni giovanili, effettivamente ricchi di citazioni paoline. La prima parte del sermone quarto non è altro che un commento molto ben fatto dell'inno della carità di San Paolo, capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Ma ci sembra che la testimonianza più interessante della predicazione paolina del nostro fondatore sia il suo discorso del 4 ottobre 1534, una vera e propria lexio divina su un testo paolino, noi stolti a causa di Cristo. Se andiamo a cercare negli scritti zaccariani le citazioni paoline, ne troviamo 29, 3 nelle lettere e 23 nei sermoni. Ma c'è stato chi ha contato, al di là delle citazioni esplicite, ben 834 riferimenti ai paolini, su 1371 riferimenti al Nuovo Testamento e su 1717 riferimenti complessivi alla Scrittura. Se poi ci chiediamo quali siano le dottrine paoline che ricorrono maggiormente negli scritti dello Zaccaria, certamente dovremmo indicare la Theologia Crucis, la dottrina della necessità della carità e quella della mediazione dell'uomo e delle creature in genere, la via di mezzo, la distinzione fra precetti e consigli, la distinzione di 4 sorta di orazione, la terminologia del guadagno, ma si tratta solo di un elenco indicativo. Innanzi la sua morte, come egli, stando infermo al letto, disse al padre Soresina, gli apparve San Paolo invitandolo se voleva venire con lui, e il padre rispose: volentieri. Una vita tutta vissuta in riferimento a Paolo non poteva che concludersi insieme con lui. Lo rilevò il giureconsulto milanese Giuseppe Maria Vaillati durante i processi per la beatificazione di Antonio Maria. Osserva ancora, a prova della santità dello Zaccaria, che avendo egli nella sua vita preso per speciale protettore l'Apostolo San Paolo e per soggetto delle sue istruzioni, prediche, eccetera, lo stesso Apostolo, ebbe la consolazione che questi gli apparisse nel momento della sua morte, come narrano la maggior parte degli scrittori che hanno parlato dello Zaccaria. E perciò inferisco che, ritenuta la verità del fatto, questo lega talmente con tutta la vita dello Zaccaria
che sembra dover essere il fatto stesso un evidentissimo testimonio comprovante la di lui santità, essendo d'altronde inconcepibile che individualmente l'Apostolo volesse comparire al moribondo e suggellare con l'apparizione il rapporto di tutte le idee che si potevano fare sulla storia della vita e sulle virtù del servo di Dio. Esistono due distinte tradizioni su questa visio Pauli che Antonio Maria ebbe sul punto di morire. La prima è appunto quella del padre Soresina, secondo la quale apparve l'Apostolo che invitava il moribondo ad andare con lui ed egli rispose volentieri. La seconda tradizione è quella riportata dal Gabuzio, secondo il quale nella visione apparve l'Apostolo Paolo che supplicava a Dio di non far morire Antonio Maria, in modo che potesse maggiormente giovare alla congregazione, ma gli altri apostoli pregavano che andasse in cielo con loro. Era desideroso di scrivere sopra San Paolo, ma le continue occupazioni e la prematura morte glielo impedirono. Il padre Soresina è l'unico a informarci su questo desiderio dello Zaccaria. Nessun altro biografo riprende la notizia, ma è interessantissimo sapere che il nostro santo avrebbe voluto scrivere qualcosa sull'Apostolo. Non ci meraviglia questa intenzione, dal momento che nelle sue costituzioni, parlando dello studio, egli afferma: esortiamo e vogliamo che ciascuno, in quanto gli sarà possibile, si diletti e studi di avere piuttosto quello che gli potrà insegnare a fare dei libri, ancorché fosse ignorante della scorza delle lettere, che acquistare la sola esteriore scienza dei libri degli altri. L'intelletto e la buona e perfetta capacità dell'uomo, anche senza libri altrui, ha composto dei libri. Certamente lo Zaccaria non avrebbe fatto uno studio filologico delle lettere pauline, né un loro commento dogmatico. Il suo sarebbe stato senza dubbio un commento al modo oratorio e persuasorio, secondo l'andare dei santi padri, che si proponesse la manifestazione dei sensi occulti, massime quelli che sono atti all'istruzione dei costumi, ma la brevità della vita glielo impedì. Dunque, Antonius alter Paulus, un altro Paolo, un santo fotocopia. Ha avuto fortuna la frase di Carlo Acutis, spesso ripetuta anche da Papa Francesco: tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Ovviamente, con tale incisiva espressione, il giovane recentemente beatificato si riferiva alla piaga dell'omologazione e del conformismo, diffusa soprattutto fra i giovani, ma non soltanto fra i giovani. L'immagine della fotocopia però non si può applicare ai santi, che conservano tutti la loro originalità, anche quando per grazia di Dio incarnano il carisma di un altro santo vissuto prima di loro. Forse potremmo dire che sono sì delle copie, ma, tanto per usare un'altra metafora, delle copie
autentiche, autenticate dal divino notaio, lo Spirito Santo, che imprime in loro il suo sigillo. Ciascun santo ha la sua propria individualità, vive in un determinato tempo e luogo, appartiene a un popolo e a una cultura, possiede la sua personalità e il suo carattere. In una parola, ciascun santo è irripetibile. Può però avere qualcosa che lo accomuna ad altri santi che lo hanno preceduto, lo stesso spirito, lo stesso cuore. Tra il 1959 e il 1961, il compianto padre Giuseppe Motta, allora studente, sotto la guida del suo vicemaestro, padre Giuseppe Cagni, pubblicò, dapprima su Rivivere e poi nell'Eco dei Barnabiti, uno studio dal titolo Cor Antoni, Cor Pauli, un'espressione ricalcata su quella usata dal Crisostomo, Cor Christi erat Cor Pauli. Con quest'ultima espressione il santo arcivescovo di Bisanzio voleva compendiare l'identificazione di Paolo con Cristo. Nel petto dell'Apostolo batteva il cuore del Maestro. Ebbene, potremmo affermare qualcosa di simile a proposito del nostro fondatore. Nel petto di Antonio Maria batteva il cuore di Paolo. Forse che Paolo era per lo Zaccaria più importante di Cristo? Certo che no. Ma Paolo costituiva il tramite attraverso cui Antonio Maria viveva la sua unione con Cristo. Probabilmente dovremmo fondere le due formule per descrivere in maniera corretta e completa il rapporto tra lo Zaccaria e Cristo mediato da Paolo. Cor Antoni, Cor Pauli, Cor autem Pauli, Cor Christi. Tale rapporto dovrà costituire anche il fondamento della nostra spiritualità. In Antonio Maria incontreremo Paolo e in Paolo incontreremo Cristo.